oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti anche ad un nuovo video dedicato ai miei prodotti preferiti del mese. Ancora una volta ho selezionato tutto ciò che mi ha particolarmente colpito nel mese di ottobre e sono pronta a parlarvene, perciò direi di cominciare immediatamente. Questa volta cominciamo dalla categoria dei trucchi. Vi dico fin da subito che ho un po' di cosette da condividere con voi per la categoria dei trucchi. Alcuni di questi prodotti sono stati lanciati molto recentemente, altri invece erano sul mercato già da un po', ma non ero ancora riuscita a testarli e mi incuriosivano molto. Direi di partire con le ultime novità e il primo preferito di ottobre è un correttore, eccolo qui, l'Overachiever di Huda Beauty, che se non sbaglio è stato lanciato in Italia a metà ottobre. Io l'ho acquistato immediatamente, non appena ho visto su Sephora che era disponibile, perché in generale Huda Beauty è un brand che fino ad oggi mi è piaciuto molto, soprattutto ho una passione per i rossetti, ce l'ho su anche oggi, quelli Liquid Matte mi pare si chiamino. Anche gli ombretti, le palettine e la palette più grande mi sono piaciute molto, quindi ero davvero curiosa di scoprire com'era questo nuovo correttore che già dal nome mi lasciava sperare in grandi cose. Overachiever vuole infatti dire fondamentalmente che dà dei grandi risultati e in effetti è un correttore super duper coprente, perciò spoiler alert, se non vi piacciono i correttori belli intensi e coprenti forse non fa per voi. A me non dispiacciono, l'ho messo anche oggi, come al solito con le mie luci non so quanto vedrete, ma vi assicuro che copre qualsiasi cosa. Cioè fate, se vi capita di comprarlo potete fare proprio la prova, lo mettete da una parte, vi guardate allo specchio e capirete immediatamente la differenza. È molto ricco, quindi bello intenso, molto coprente, però devo dire che non è difficile da stendere. Io l'ho scelto nella colorazione Coconut Flakes, è disponibile in tante ovviamente colorazioni diverse. L'ho scelto un po' più chiaro del mio incarnato naturale perché mi piace proprio che il correttore dia anche una botta di luce scusate, di luce, e normalmente infatti lo applico soltanto sotto gli occhi, sul dorso del naso, ai lati del naso e sul mento, proprio per dare una botta di luce, e questo, essendo super coprente, fa veramente la differenza. Il packaging è interessante anche se a me non fa impazzire, ha questa punta in metallo molto rinfrescante, quindi teoricamente va anche un po' a sgonfiare le borse e in sé, come vi dicevo, è bello ricco. Stendetelo in fretta perché se aspettate un po' troppo poi diventa invece difficile da amalgamare. In generale io gli darei un bel 8 su 10 perché poi dura, non va a infilarsi nelle pieghette e, come dicevo, copre veramente qualsiasi cosa. Il secondo prodotto, che è stato lanciato più di recente, anche se in questo caso non so dirvi esattamente quando, io l'ho comprato in concomitanza con il correttore, è il nuovo eyeliner di Kat Von D. Come forse saprete, il Tattoo Liner è il mio eyeliner preferito in assoluto. Questo è un po' un'evoluzione perché è sempre un tattoo liner, ma il Dagger Tattoo Liner. Qual è la differenza? Fondamentalmente la punta, che come forse vedrete è angolata, il che lo rende abbastanza facile da utilizzare. Bisogna solo prenderci un po' la mano perché praticamente, avendo questa punta angolata, permette di creare una linea sottile e poi di allargarla in modo più semplice senza fare più passate. Basta premere un po' di più e il pennellino si allarga e va a creare una bella linea omogenea e angolata nel modo corretto. La formula è la stessa del Tattoo Liner, che era quella che io preferivo in assoluto, quindi assolutamente per me pollice su per il Dagger Tattoo di Kat Von D. Mi sta piacendo tantissimo e l'ho preso come al solito nella colorazione Trooper Black, che è il nero bello intenso, proprio come il Tattoo Liner originale. Dura tutto il giorno, non fa cose strane, sta su, è bello intenso, bello pigmentato, quindi assolutamente mi è piaciuto. Adesso veniamo invece a un prodotto che è sul mercato già da un po' di tempo, che io ho preso in due versioni, non perché sono pazza, o forse in realtà un pochino sì, ma perché non riuscivo mai a trovare quello che volevo effettivamente testare
e quindi prima ne ho provato un altro, vabbè, ve lo spiego in modo più semplice facendovi vedere intanto di cosa sto parlando. Sono ciprie nelle versioni Hydra Powder. Questa è quella che volevo provare fin dall'inizio di Becca, che si chiama Hydra Mist Set and Refresh Powder. Questa è della By Terry e della Hyaluronic Hydra Powder. Ho preso prima questa perché da Sephora sempre era out of stock quella di Becca, e a un certo punto, dopo 2 o 3 mesi, mi sono scocciato, ho trovato in Francia questa della By Terry che mi sembrava simile e l'ho acquistata. Recentemente invece su Sephora online sono riuscita ad acquistare quella originale che volevo testare, e devo dirvi che mi piace un po' di più quella di Becca. Tutto questo discorso non vi ho ancora detto qual è la particolarità di questo tipo di cipria. Si chiama Hydra Powder perché ha una consistenza stranissima. A vederla è una polvere traslucida classica, quando però la si applica diventa quasi la sensazione di applicare un liquido. Io per esempio le applico sempre con il mio beauty blender, e quindi va proprio a fondersi, ecco, questa è la parola giusta, a fondersi con il resto del trucco, fissandole, anche andando un po' a levigare il viso. Mi piace di più quella di Becca, forse lo vedrete anche dalla colorazione, perché ha un sottotono leggermente rosato, mentre questa di By Terry è bianca, bella proprio bam. Quindi fa un po' più effetto stopposo, anche se in generale questo genere, scusate il gioco di parole, questo tipo di ciprie tendono ad essere meno stoppose di una cipria classica traslucida, perché come dicevo si fondono nel trucco. Mi piacciono molto, ed è per questo che sono in questo video. Se dovete scegliere una delle due vi consiglio Becca, tanto più che By Terry in Italia è molto difficile da trovare. Anche questa, vi dico la verità, negli store di Sephora io ho fatto una fatica porca per trovarla, ma online è disponibile. I prezzi sono sempre abbastanza altini sia per uno che per l'altra, sia per una che per l'altra, però sono un tipo di prodotto molto particolare che secondo me fa una leggera differenza. E anche oggi ho messo quella di Becca e non so se vedete una differenza, è difficile dirlo per via delle luci. E questo conclude la categoria dei trucchi. Passiamo adesso alla categoria della cura della pelle. Negli ultimi mesi ero diventata un po' pigra per quel che riguarda la cura della pelle e avevo smesso di utilizzare creme per il contorno occhi. Con l'arrivo dell'autunno però ho deciso di reinserire il contorno occhi nella mia routine del mattino e della sera, e ho acquistato questa crema della Filorga che si chiama Optimize. La Filorga è un brand di cura della pelle che mi piace particolarmente perché trovo che abbia un buon rapporto qualità-prezzo. Mi piace questo contorno occhi intanto il packaging è interessante perché girando il tappo esce una pompetta e quindi è facile arrivare al prodotto e non si ha neanche il tappo in giro perché trick track. È un buon contorno occhi. Sulla confezione dice che è contro le occhiaie, le borse e le piccole rughe, quindi tutto quello che cerchiamo fondamentalmente in un contorno occhi. Buon rapporto qualità-prezzo, è molto leggero, si stende facilmente, si assorbe facilmente, che è una cosa fondamentale, soprattutto per il contorno occhi. Quando una crema è troppo ricca io la trovo fastidiosa da applicare. Questa è perfetta e trovo che stia dando dei discreti risultati, nel senso che il mio contorno occhi è molto più idratato e molto meno provato dal sole e dall'estate. Il secondo prodotto per la cura della pelle è una maschera della Star Skin che, se non sbaglio, è di nuovo disponibile anche su ASOS, perché sennò era abbastanza difficile trovare questo brand. È un brand coreano, se non ricordo male. Io l'ho presa quando ero in Germania a settembre, ne ho prese diverse, questa è una delle mie preferite. Non posso farvi vedere l'interno perché l'ho già usata, però
sono stata previdente, ho filmato col mio telefono una piccola clip per mostrarvi come si presenta la maschera, e la particolarità è che una via di mezzo tra una maschera in tessuto e una maschera di quelle in gomma che hanno un nome che adesso mi sfugge. Tendenzialmente preferisco quelle in gomma perché stanno ferme, non scivolano giù quando uno le tiene in posa. Questa è più sottile di una maschera di quelle in gomma, ma più consistente di quelle in tessuto, ed è, non vi ho ancora detto, l'Hydrating Biocellulose Second Skin Face Mask Red Carpet Ready. Vabbè, Red Carpet Ready, io non è che tutti sti red carpet. Sulla confezione dice: intensamente idratante, istantaneamente levigante, ringiovanisce la pelle, la tonifica e previene la perdita di idratazione. All'interno c'è cocco, omega 3, insomma un sacco di alghe, un sacco di componenti. La si tiene su un quarto d'ora, 20 minuti, ma è molto comoda appunto per la sua consistenza, perché non scivola, e poi basta rimuoverla esattamente come tutte le maschere in tessuto / gommina, che non mi ricordo come si chiamano, e il gioco è fatto. Quindi è molto comoda, molto veloce, questa mi è piaciuta particolarmente. Se vi interessa, in teoria dovrebbe essere disponibile su ASOS, ma come al solito, ve lo ricordo, sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi sto parlando e vi parlerò nel corso di questo video, con link per avere maggiori informazioni e anche eventualmente acquistarli online. E ovviamente l'indirizzo del mio post dedicato è nella info box qui proprio sotto al video, oppure cliccando sulla i che comparirà qui sulla mia testa. Non ho ancora imparato da che parte. Ottimo, e con questo si conclude la categoria della cura della pelle. Parliamo adesso di abiti. Non so se vi ricordate, ma la sezione dedicata agli abiti nel video dedicato ai miei prodotti preferiti di settembre era stata bella ricca. Questa di ottobre è un po' più scarna, ma ve lo dico già, piccolo spoiler, ho fatto un sacco di acquisti per l'autunno, quindi preparatevi perché molto presto arriverà un bel video haul con i miei acquisti autunnali, tutte cose che però non ho ancora indossato proprio in vista di questo video. Perciò i miei preferiti di ottobre sono in realtà capi che o avevo già da un po' di tempo, oppure cose che ho comprato più recentemente, ma molto meno come quantità rispetto a settembre. Detto questo, partiamo con il primo articolo, che è un must degli ultimi almeno 3 autunni per me, ed è un cappottino leopardato, maculato, insomma chiamatelo un po' come volete, che peraltro quest'anno è di nuovo molto di moda. Manco a farlo apposta, io sono in fissa con il leopardato credo almeno già da 2 o 3 anni. Infatti il cappottino che vedete qua l'ho comprato credo 2 anni fa da Primark ed è stato un affarone, minima spesa massima resa, perché l'ho messo praticamente da allora tutti gli anni a partire dall'autunno per arrivare fino all'inverno, e quest'anno non è da meno. Adesso che ha cominciato a fare un po' più freschino, soprattutto mattina e sera, magari mi vesto più leggera sotto e poi indosso il mio cappottino leopardato e trovo che dia subito un look più aggressivo anche a un outfit molto base, tipo jeans e maglietta e cappottino leopardato, bam, subito gli dà una botta di vita in più. Mi piace tantissimo, è del peso giusto per l'autunno e poi con un maglione più spesso anche per l'inverno. Ne trovate di simili in vendita un po' dappertutto, anche su ASOS. Magari proverò a linkarvene qualcuno sul blog casomai foste interessati. A seguire, questo ve lo mostro solo perché è stato effettivamente uno dei miei capi preferiti di ottobre. L'ho comprato però in realtà quando ero a Francoforte a settembre da Urban Outfitters, ed è questo top cortino a pois bianchi su sfondo rosso con una manichina leggermente a sbuffo e questo scollo quadrato bello profondo. È un colore che nonostante si tratti di un articolo leggero che va bene per l'estate, il colore in qualche modo mi sembra appropriato anche all'autunno,
tant'è che l'ho indossato veramente un bel po' nel corso di ottobre, principalmente con sotto una canottierina che coprisse anche la pancia, perché decisamente andare in giro con la pancia scoperta ad ottobre anche no, e con sopra magari un maglioncino, un cardigan, scusate, un po' più pesante, e trovo che dia un tocco vivace. E mi piace tantissimo, soprattutto adoro questa scollatura, forse me l'avrete visto indossare anche in qualcuno dei miei video. Ho però guardato online su Urban Outfitters e mi sembra che non sia più disponibile, quindi ve lo faccio vedere velocemente solo per reference, mettiamola così come riferimento, e passiamo al il prossimo capo, che è un abito che ho comprato da Zara. Anche questo credo di averlo comprato a fine settembre, se non ricordo male, e ho iniziato a metterlo però con un po' più di assiduità nel mese di ottobre, perché in questo color marrone che quest'anno mi sta piacendo ma veramente un sacco. Tutto quello che è marrone, senape, color bruciato, ruggine, non so mai come chiamarlo, sono in fissa, ma proprio in fissa con questo colore, questo tipo di colore per l'autunno, insieme a tutto quello che è pied pull, grigino, insomma questi sono un po' i trend del mio autunno. È un vestito relativamente leggero, però molto molto comodo, ed è perfetto per questo periodo dell'anno, perché non so se anche voi avete questa sensazione, ma mattina e sera un freddo polare, poi a metà giornata un caldo tropicale, anche se un po' le cose stanno cambiando man mano che ci inoltriamo verso il tardo autunno. Questo è un abito perfetto da portare con sopra un bel cardigan pesante. Ha questi adorabili bottoncini in osso, io li chiamo tartarugati, non so bene come definirli, manichina a sbuffo a 3/4. Io l'ho fatto leggermente modificare perché aveva un taglio un po' della vita, intendo un po' troppo alto, che su di me non stava benissimo, quindi ho fatto leggermente abbassare la vita da mia madre che è sarta, ma a parte questo vestiva alla perfezione, lo trovo comodo, molto carino, molto flowy, anche la parte in basso appunto scivola leggera, e adoro il colore. Questo lo trovate in vendita da Zara. E last but not least, anche qui vi faccio vedere un capo che non sono riuscita a trovare in vendita online da nessuna parte, ma l'ho indossata tantissimo. Forse mi avrete vista indossarla credo già nei video da Francoforte quando l'ho acquistata. Fondamentalmente da quando l'ho acquistata non ho mai smesso di indossare questa t-shirt. Mi piace perché ha questo taglio delle maniche abbastanza cortine, morbide, anche lo scollo è molto molto morbido, ovviamente sopra c'è Frida Kahlo che è la mia grande passione, ma ha dei colori che si adattano anche all'autunno. Per esempio l'ho indossata molto con stivaletti color cuoio, jeans, maglietta, cintura e cardigan pesante sopra per un look assolutamente casual, ma trovo che abbia dei colori che si adattano molto bene all'autunno. Non l'ho trovata in vendita online da nessuna parte, non sono neanche riuscita a capire il brand. Io l'avevo comprata a Francoforte così random, l'ho vista e l'ho presa, però sicuramente di magliette simili in vendita se ne trovano un po' ovunque, almeno questa è la mia impressione. Ottimo, ci restano solo più 3 categorie, quindi facciamole in modo veloce perché come al solito credo di percepire nell'aria che sto parlando già da un fracco di tempo. Prossima categoria, unghie. Recentemente avevo voglia di acquistare un nuovo smalto per le unghie adatto all'autunno. Come al solito sono andata dritta verso la Essie, che è il brand di smalti che mi piace di più in assoluto, e ho preso questo che ho anche sulle unghie, che si chiama Chocolate Cakes. Già il nome mi piace alla follia, torte al cioccolato, che è un marrone amaranto molto intenso, molto scuro. I colori scuri per l'autunno e per l'inverno mi piacciono particolarmente. In più, come vi dicevo prima, ho sviluppato una passione per tutto quello che è nei colori, nelle sfumature del marrone, amaranto, ruggine, eccetera. Quindi il mio smalto di riferimento per ottobre è stato questo Chocolate Cakes della Essie. Eccolo qui,
se siete alla ricerca di uno smalto autunnale, io ve lo consiglio. Adesso passiamo alla categoria dei vari, dove ho una cosa veramente super random da mostrarvi, ma è una fissa ormai da più mesi e quindi prima o poi in uno dei miei video dei prodotti preferiti doveva finire. Track, ok, sto di nuovo parlando a vanvera, passiamo ai vari. Nel mese di ottobre c'è stato un gran parlare, ma pure troppo, dell'acqua Evian di Chiara Ferragni, che tra l'altro era sul mercato credo ma da mesi, non so perché a ottobre è venuto fuori sto putiferio. Evian è un'acqua francese cara, già di per sé, credo che tutti lo sappiate. Se non lo sapevate ve lo dico io adesso, è molto molto cara. Detto questo, l'acqua della Ferragni costa 8 euro e chi se ne frega, giusto? My two cents, questa è la mia il mio piccolo commento a margine alla Cherel, ma chi se ne frega, se non volete comprarla non la comprate. Se invece per qualche motivo siete in fissa con la Ferragni e volete comprarvi l'acqua a 8 euro e compratevela se avete i soldi, saranno bene affari vostri. Detto questo, e questa premessa vi starete chiedendo, ma beh, il mio prodotto preferito di ottobre, settembre e anche agosto nella categoria dei vari è un'acqua aromatizzata dell'Evian, che non costa 8 euro, ma probabilmente, se non ricordo male, ne costa almeno 4 o 5 nella versione mezzo litro, credo sia mezzo litro, ed è questa acqua aromatizzata a limone Fleur de Sureau, che vi dico la verità non so cosa sia, acqua delle Alpi, limone e Fleur de Sureau, che c'è un'immagine lì che non lo so, vi dico solo che dà dipendenza. A me quest'acqua aromatizzata al limone e fiori sconosciuti piace ma proprio tanto. La tengo in frigo come una reliquia perché in Italia non si trova e anche in Francia non è che la trovi proprio sempre. Ogni volta che ci vado ne compro 4-5 bottiglie e poi la sera, quando voglio farmi una coccola, mi bevo l'acqua aromatizzata al limone. Vi farà molto ridere, ma ognuno ci avrà le sue fisse e potrà ben avercele come diavolo gli pare. La mia fissa degli ultimi mesi è l'acqua aromatizzata al limone. Ne ho provate delle altre, ho provato delle limonate, delle cose meno care, insomma ne ho provate davvero tante. Questa è la migliore acqua aromatizzata al limone che io abbia mai provato, alla faccia della Ferragni, dell'Evian e di tutte le polemiche varie ed eventuali. Bene, chiudo questa categoria delirante dei random con l'acqua Evian, che vi giuro non era voluto il collegamento con la Ferragni, è solo che questo mese poi me la sono vista scoppiare sta polemica sotto il naso, quando io ero già da un po' che meditavo di parlarvi di questo. Tra l'altro forse nei vlog di quest'estate ve ne avevo già parlato, quindi. E passiamo all'ultima categoria, che è quella delle serie TV, perché ormai sono diventata pigra, non riesco più a leggere e non ho mai libri da consigliarvi, anche se ne ho almeno 4 lì pronti da prendere in mano ed iniziare, ma non trovo mai il tempo. Quindi parliamo di serie TV. La mia serie TV preferita di ottobre è stata Maniac su Netflix, che è il mio spacciatore ufficiale di serie. L'ho guardata un po' a scatola chiusa, nel senso che ne avevo sentito parlare ma non conoscevo esattamente il contesto, la trama, sapevo solo che nella serie recitavano 2 fra i miei attori preferiti, fra quelli della, chiamiamola così, nuova generazione, che poi più o meno, Emma Stone e Jonah Hill. Ho iniziato a guardarla appunto così a scatola chiusa. Vi dico la verità, le prime puntate, ma dico le prime 5 puntate almeno, mi hanno gettato in una grandissima confusione perché non capivo una cippa di niente di quello che stava succedendo. Poi però, ve lo dico, casomai foste preoccupati, poco per volta si inizia a capire un po' di più, o magari voi sarete più smart di me, lo capirete fin da subito, ed è veramente una serie molto appassionante, molto interessante. Dunque, provo a spiegarvi a grandi linee il contesto.
Non capisco bene se è ambientata nel futuro, ma direi che in un futuro è ambientata teoricamente nel futuro, ma ha un vibe che invece è anche leggermente anni 90. Questa è un po' la mia percezione, ma potrei sbagliarmi. Non ho letto nessuna review, nessuna recensione, sto andando così in base alle mie sensazioni. I due protagonisti non si conoscono inizialmente. Sono due persone con dei seri problemi portati da traumi di vario genere o da leggere o anche meno leggere malattie mentali. Si incontrano in questo test sperimentale per una cura contro appunto la depressione e le malattie mentali, mettiamola così, le sindrome bipolari eccetera. Un test che li vede insieme ad altri partecipanti chiusi in questa struttura per un numero di giorni durante i quali sperimenteranno appunto le varie fasi di questa cura e la trama diventerà sempre più allucinante, con flashback, è proprio difficile spiegarvelo senza spoilerarlo completamente. Diciamo che ogni puntata riserva delle sorprese nuove in un continuo salto tra il presente e l'onirico, mettiamola così, e questi due personaggi che non si conoscevano finiranno con l'essere profondamente legati. Una serie che a me è piaciuta un botto, veramente tanto, mi ha preso, come a volte mi capita con le serie particolarmente interessanti. Se non l'avete ancora vista e ve la siete persa, io ve la consiglio, la trovate su Netflix. E così siamo arrivati alla fine anche di questo video dedicato ai prodotti preferiti di ottobre. Come sempre vi ricordo che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti con link per saperne di più, per conoscere i prezzi e casomai foste interessati anche per acquistarli online quando disponibili. L'indirizzo del mio post dedicato nella info box qui sotto. Vi ho detto tutto. Se questo video vi è in qualche modo piaciuto, fatemelo sapere mettendo un bel like, quindi pollice su. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro. Baci giganteschi a tutti voi, noi ci vediamo alla prossima, ciao!